Buongiorno a tutti. Mi vedete in una situazione un po' diversa oggi perché mi trovo in un posto fuori dallo spazio dove mi incontrate normalmente per degli affari, per delle cose, per degli incontri, per dei corsi e cose varie. Però volevo parlare un pochino con voi. Volevo parlare innanzitutto di quello che è l'idea nuova che sta partendo, ossia l'alchimia e la salute, ossia l'alchimia medica. Mi sembra abbastanza buono in questo periodo occuparsi di tutto ciò, perché io osservo solitamente ciò che accade nella vita di tutti i giorni e tento di dare qualcosa che possa aiutare. In questo, in questo insegnamento che comincerà fra non molto, quindi se siete interessati classicamente sempre Angelica, quindi grandeopera.alchemica@gmail.com. Io parlerò proprio molto chiaramente, senza neanche star lì a fare un pochino i giri che sono necessari all'inizio per far comprendere certe materie, ma parlerò molto direttamente proprio di alchimia medica e quindi di possibilità di autocura, e anche eventualmente voi dovreste prendere il vaccino, quello che sia che stanno dando in giro, eccetera, eccetera, avere la possibilità e le informazioni corrette di autopurificare il sangue e quindi di non avere eventualmente delle conseguenze di qualsiasi genere possano essere. Sono cose antiche, ma sono cose che sono anche modernizzate. So benissimo che mettendomi in questa situazione potrei anche incorrere in qualcosa di un po' preoccupante per quanto riguarda il vaccino, però penso che sia giusto per voi e per chi vorrà avere delle informazioni di autocura, specialmente in questo periodo. Bisogna capire che l'idea che tutti hanno di cura personale con molti soldi è un'idea sbagliata, è un'idea che deve essere coltivata solamente per chi ha bisogno effettivamente di cure che possono essere quelle della medicina che ha a che fare con operazioni, eccetera, eccetera, quindi qualcosa di veramente necessario. Ma la maggior parte delle persone, non tutti hanno bisogno di oncologia, non tutti hanno bisogno di invasioni mediche, non tutti hanno bisogno di operazioni chirurgiche, eccetera, eccetera, no? E quindi, visto che non c'è per tutti sempre questo bisogno, anche se si è spinti, non tutti hanno bisogno di medicinali per la depressione, subito, immediato, subito, non tutti hanno bisogno di qualcosa di invasivo e quindi anche di chimico. So benissimo che questo è un problema anche per quanto riguarda le farmacie, ma le cose giuste vanno dette, cioè fino adesso è stato sempre salvaguardato il business dei farmaci, delle farmacie, big pharma e cose varie. E va bene, d'accordo, sono fatti loro, ma bisogna anche informare le persone che esiste altro. E nella maggior parte dei disturbi che noi possiamo avere esistono tante possibilità alchemiche e spagiriche per la salute, invece di andare subito a spendere soldi chissà dove, oppure a prendersi dei veleni. Esistono quindi queste possibilità. Ho deciso di fare questo corso in una maniera particolare, quindi di essere molto conciso, di essere molto diretto, di insegnare delle ricette proprio dirette per ogni male, che ne so, influenza, questo, tosse, questo, mal di stomaco, questo, difficoltà respiratorie, questo, e come si fa, che tipologie di erbe, eventuali minerali, eventuali oli, elementi, eccetera, eccetera, come si devono lavorare e altro. Non ci sarà una filosofia di alchimia, cioè ci sarà un'introduzione per far capire come perlomeno agisce questa antica arte della cura medica in pratica,
e poi sarà diretta, proprio completamente diretta, ad insegnare come si faceva, no? Un pochino quando c'erano le guerre nel 1700, 1800, ancora adesso nelle ultime guerre, oppure in posti in cui non c'è poi tutta quella civiltà e civilizzazione. Cioè, come si faceva? Semplicemente si prendevano le persone che volevano imparare a diventare subito infermiera o a imparare a tagliare una gamba o a fare questo e questo perché c'era bisogno, e quindi gli si insegnava solo quello, si insegnava perché non si riusciva. È chiaro che non è che facessero le funzioni cioè del medico, no, assolutamente, però davano una mano e quindi erano tutti là. Bene, noi possiamo fare qualcosa di differente, perché noi andremo ad usare erbe conosciute da tutti, andremo ad usare minerali conosciuti da tutti, abbiamo la possibilità e la proprio grande possibilità di avere già delle medicine omeopatiche che noi potremo usare non omeopaticamente, perché altrimenti ci si dovrebbe imparare per esempio a fare le circolazioni e ci vuole tempo per estrarre sali e cose varie, ma noi abbiamo la possibilità di avere già i sali fatti, tipo sali di Schussler, già le varie lavorazioni ai vari millesimali per quanto riguarda l'omeopatia, che noi andiamo invece a usare diversamente, perché tutti pensano che l'omeopatia è una scienza a sé, ma l'omeopatia nasce dall'alchimia, nasce dalla spagiria e quindi è una branca, è una costola, ma nessuno sa anche che è possibile prendere queste tipologie già fatte oggigiorno e renderle molto più potenti di quanto vengono fatte. Sì, perché bisogna capire questo. Per quanto riguarda l'omeopatia, la spagiria, cose varie, ci sono delle lavorazioni particolari che si fanno con certe tipologie di movimento astrale in modo che abbiano un effetto particolare e molto forte in determinati momenti. Dovete capire che la medicina antica non è che diceva, che ne so, io vado da un medico, da un alchimista, da uno spagirista e dico ho problemi al fegato e mi prescriveva una medicina come adesso. Sì, mi dava qualcosa, ma mi dava qualcosa che era stato preparato in un determinato momento e che sapeva eventualmente faceva effetto in un determinato altro momento. Se eventualmente così non fosse stato, dava un altro rimedio che facesse effetto nell'istante che la persona sta andando, che io ci vado. Ecco, questo si è perso e questo qui bisogna comprendere che è la base della cura, cioè bisogna comprendere, scusate sono all'esterno, però volevo dire questa cosa, mi si è sentito un po' di rumori, di cose varie, insomma, però è bello, no? Anche non sempre essere sempre chiusi in una stanza. Quindi, come dicevo, ecco che c'è questa possibilità ti dice, imparare a botta calda, sfruttando già i medicamenti che sono già stati fatti e rendendoli spagirici, rendendoli alchemici. Quindi non andate neanche a lavorarli personalmente per non perdere tempo. Poi se eventualmente siete interessati a questo ci sono i corsi che già sono in essere di alchimia vegetale, di alchimia minerale, ci sono in essere, basta sempre scrivere ad Angelica, grandeopera.alchemica@gmail.com. Ma questo è stato concepito come una cosa veloce, un qualcosa che voi possiate subito assimilare e ci baseremo su prodotti di erbe già fatte, prodotti omeopatici già fatti, prodotti spagirici già fatti, però siccome sono stati fatti alla cavolo, nel senso, come dicono al mio paese, quando sia sia, cioè quando capita capita, e non sono stati fatti veramente come dovevano essere, quindi non hanno una potenza particolare, magari ce l'hanno solo il 15%. Quello che viene insegnato è come manipolarli, come aprirli, come scioglierli, come purificarli e poi come potenziarli, magari unendoli anche ad altre possibilità e ad altre ricette e ad altri ingredienti che avete imparato e che imparereste eventualmente a lavorare, ad elaborare. Quindi è una cosa, ci ripeto, mirata, andremo a fare uno schema a partire dalla testa fino ai piedi delle varie, si può dire di tutte le malattie che gli esseri umani hanno, e quindi ci sarà una ricetta funzionale basata sempre, ripeto, con cose che potete trovare.
Perché? Perché so benissimo che in periodo di Covid non è che vi posso dire andate a prendere questo, questo, questo e questo, e chi li va a prendere? Non ci arrivano neanche, figurarsi, non arriva un pacco, figurarsi questo. Però potete andare in farmacia, però potete prendere appunto queste cose, perché la medicina ha la possibilità di muoversi, cibo, no? E medicina. E quindi noi sfruttiamo questo, e ho pensato proprio questa cosa qui proprio per aiutarvi. Quindi invece di andare a prendere solamente l'arancio, per esempio, io posso benissimo dirvi prendete l'estratto di arancio, invece di andare a prendere per esempio una particolare altra essenza, come per esempio la tormentilla, che serve per qualcosa, e quindi andare a trovare un casino, ma la potete già trovare liofilizzata nelle erboristerie sotto casa, oppure ordinarla e arrivano, oppure prendere dei prodotti omeopatici fatti in una certa maniera, o spagirici. Perché non funzionano? Non funzionano più di tanto o poco, per il semplice motivo che sono fatti in qualsiasi momento. L'omeopatia non può essere fatta in qualsiasi momento. Molto spesso mi viene detto io ho fatto una cura di omeopatia però non mi ha fatto niente, per forza, perché tu vai a prendere per esempio l'omeopatia Boiron, per dirne una, tra le più conosciute, non possono star lì o permettersi di dire aspettate, questa lavorazione la dobbiamo fare in questo periodo, con questa luna, con quest'ora, in questa situazione. Ma quando mai? È una cosa industriale, va avanti e sfrutta diciamo il nome. Però noi possiamo, cioè andiamo a prendere quella materia e la lavoriamo già fatta, diciamo come grezza, un pochino come quando si usa per fare, che ne so, dei tubi, no? Per esempio l'Italsider o una... prendi, cioè mi arriva il metallo già semilavorato, o come succede anche quando fai un'auto o queste cose, ti arriva il tutto semilavorato e poi tu lo sistemi, lo pulisci, lo esalti, lo assembli, fai qualcosa di simile. Quindi è una cosa molto importante se volete imparare, 1 ad autocurarvi, 2 a curarvi bene, 3 a curare gli altri, 4 a purificarvi completamente, 5 a poter fronteggiare qualsiasi cosa che possiate o accidentalmente prendere, oppure che vi danno e che vi può dare un pochino di problemi. Questo è molto importante, quindi alchimia è salute. Quindi lo ripeto, non parleremo di filosofia alchemica, è inutile, se volete andare a studiare o fate un altro corso. È un pronto soccorso, è un corso immediato, e proprio quando uscirete da ogni lezione uscirete con un bel numero di ricette in mano, il modo, i medicamenti o omeopatici o medicamenti spagirici o altro, o medicamenti sotto forma di erbe e minerali, e quindi la possibilità di lavorarli, cioè la capacità di averli lavorati. Quello che vi si chiede è soltanto, se possibile, di avere un piccolo Soxhlet anche da 125 ml o 250 ml. Preferisco il Soxhlet in questa maniera perché è più manipolabile. Vedete, Soxhlet, poi chiedete ad Angelica, ed è una cosa che è molto semplice, anche se non avete il motorino, se non avete questo e quest'altro, vi metterò in capacità di poterlo fare. Poi servirà un forno, il forno della cucina, un fornello, e ce l'avete, qualche pentola, un po' di barattoli, un po' di bottigliette, un pestello con, no, per poter pestare le materie, e qualcosa per tritare, un tritatutto, questo. Quindi l'acqua ve la farete voi direttamente distillata e pura con il Soxhlet, e quindi basterà questo per fare veramente del buon lavoro e avere un prontuario personale dalla A alla Z delle varie malattie e del modo di fronteggiarle proprio personalmente, rendendo appunto i medicamenti almeno, non dico al 20% superiori, ma bensì al 100%, perché vengono trattati nel periodo giusto, vengono, ripeto, ripresi, vengono aperti, vengono direttamente o diluiti o essenzializzati o aumentati o uniti con altri, come è la scienza antica, alchemica e spagirica. Questo è. Invece sta anche partendo un qualcosa che mi sono deciso a fare, anche questo, ed è la via 2. Questa via 2 è, come già ho detto, la possibilità di usare ciò che la conoscenza dell'arte ammonia, della scienza ammonia, che non prevede sofferenza, ma prevede gioia, piacere, allegria, e quindi la capacità di poter, sia per le coppie
già conclamati, sia per le coppie che sono all'inizio di qualsiasi genere, sia per anche chi è solo, perché c'è la tecnica della creazione e credetemi che funziona a livello interiore della parte magnetica opposta a quella che noi siamo, quindi maschio per una femmina, femmina per una femmina, oppure per chi è orientato diversamente quello che desidera. Questo qui sono tecniche antiche, non si tratta di tantra, non è tantra e si basa chiaramente su una azione diretta sulle due anime delle persone, sulle menti delle persone, sui corpi delle persone, mostrando come il piacere è una via tranquillamente percorribile, piacere in tutti i sensi, non immaginatelo solamente come piacere sessuale perché sarebbe un errore. Qui si parla di piacere generale, di piacere di tutto ciò che è piacevole. È chiaro che il piacere sessuale è quello più alto che ci sia e quindi lo andremo a trattare in maniera chiara, molto precisa, molto concisa. Ripeto, non parlo di tantra, parlo delle tecniche ammoni antiche che sono tecniche di vita e parlo della capacità di entrare in questo flusso di piacere che noi proviamo ogni giorno, o perché ci piace qualcosa, o perché respiriamo, o perché appunto facciamo sesso, o perché guardiamo che ne so, dell'arte, eccetera, eccetera, e entriamo direttamente in questo flusso e ci facciamo trasportare con coscienza, consapevolezza fino a sciogliersi, nel senso di essere veramente quella gioia di essere vivi che ci hanno tolto, perché tutti dicono, tutti parlano sempre della via della sofferenza, devi rinunciare a questo, devi rinunciare a quello per arrivare in alto. Guardate che non è vero, guardate che anche questo è solamente per potervi dominare, le vie migliori, le vie che riescono veramente, non sono le vie che sono date nell'immaginario collettivo per quanto riguarda per esempio anche la cristianità, no? Che parla, tutti pensano che sono vie di rinuncia, all'esterno sì, però se andate a vedere veramente, andate a leggere veramente profondamente per esempio i trattati mistici vanno direttamente a dire una cosa importante: se tu non provi piacere in quello che fai, che può essere la preghiera, la meditazione, no? Secondo la via per esempio scemistica cristiana, eccetera eccetera, non potrai mai andare avanti, quindi non c'è sofferenza, la realtà. Ora è chiaro che poi queste vie magari escludono altre cose, ma il corpo umano è completo, nella via Harmonia A2 il corpo umano è completo e quindi c'è sia la parte fisica, la parte psichica che la parte animica e il sesso è centrale nell'essere umano, in pratica io lo chiamo da sempre l'estasi portatile, gli antichi orientali dicono classicamente, gli antichi orientali dicono che esiste essere, coscienza e beatitudine. Bene, noi possiamo dire che l'essere si trova nel cuore, la coscienza si trova nella mente, ma la beatitudine si trova negli organi genitali. Il problema è sganciare dagli organi genitali questa forza e riuscire a farla circolare e mischiare direttamente con l'essere e la coscienza. Ecco che quindi a questo punto dall'alto scende il flusso di coscienza, dal basso si alza il flusso del piacere, si incontrano nel cuore, che è sempre centrale nelle pratiche ammoniche, centralissime, non è possibile assolutamente che non sia presente. Quindi queste due correnti dall'alto e dal basso si uniscono al centro del petto portando qualcosa di straordinario, portando l'essere a livelli veramente molto alti. Quindi ottenendo tutto quello che può essere ottenuto con il piacere. E quindi ecco che il cibo, il bere, l'amare, o il fare solamente sesso, attenzione, nella via del piacere non è necessario che ci sia per forza l'amore per farlo, ci può essere anche una coppia che oggi si dice che si incontrano solo per fare sesso, possono anche agire anche loro, perché per fatti loro vanno avanti, quindi a questo punto sarebbe una coppia, un'azione a due, ma però è un'azione a due che è a uno, pratica, ci incontriamo per fare la pratica,
poi, cioè non è che ci amiamo, facciamo la pratica, io usufruisco delle tue capacità e del tuo magnetismo femminile, tu usufruisci della mia capacità maschile e viceversa, e quindi poi ci separiamo e ognuno fa una crescita diversa. Quindi ho deciso di dare anche questo in questo periodo, perché solitamente tutto era sempre bloccato dal fatto dell'amarsi, no? Però si dice sempre questo fatto di amarsi per rendere qualcosa che è naturale un pochino più sottile, no? Perché forse ci si vergogna della funzione che tutti abbiamo, ma che Dio non si è vergognato certamente di darci, quindi il sesso. Quindi ci sono diverse possibilità, e la via più veloce che ci possa essere questa del piacere, quindi avete una via per la salute, per poter star bene voi, i vostri cari, i vostri figli e tutti, con prodotti naturali, ma lavorati in una certa maniera. Attenzione, lavorati in una certa maniera, la furbizia è andarli a prendere già fatti e andarli a sistemare, e in più andare a godere veramente di quello che voi siete. Non vi vergognate di provare piacere, non vi vergognate se state mangiando un dolce e sentite nella bocca un piacere, un orgasmo di piacere, o se state sorseggiando un buon vino, o se state mangiando un gelato, o se state godendo, giocando in qualche maniera, o se state scherzando, o se state sentendo un buon profumo, bene, o se state guardando un video meraviglioso, anche su YouTube, cioè, qualsiasi sia, tento di dare ciò che è come un'arte del jiu-jitsu, cioè alla gente di oggi è impossibile dire guarda, non stare su Facebook, non stare lì, l'ho visto da me stesso, per quanto ci sto provando a dire guardate che dovete essere più chiusi, però c'è chi riesce a essere più chiuso, ma chi non riesce come deve fare? Bene, devono essere usate le schiavitù per giungere a essere liberi, cioè quindi la via del piacere armonia è usare ogni nostra schiavitù, quello che ci fa cadere, per farci rialzare e per liberarci. Okay? E quindi questo è il metodo, quindi come vedete non è tantra è immaginazioni e cose varie e altre cose, quindi ed è quello che tutto si possa pensare in tantra, scusate, sono in un posto, no? Che, come dicevo, quindi meno male che non mi capiscono, parlo in italiano, voglio dire, qua non mi capisce nessuno, quindi va bene, posso parlare sia liberamente. Come stavo dicendo, quindi non vi vergognate del piacere, è la via della non vergogna. Cosa vi piace fare? Qual è la cosa che vi fa godere? Giocare a carte? Avete il vizio di giocare a carte? Benissimo, andiamo a sfruttarlo per andare in alto. Avete il vizio di mangiare tanto? Qual è il problema? Devi essere magro per diventare un illuminato? No, assolutamente. Infatti dove sono io ci sono tante immagini di Buddha che è 3-4 volte più di me. Quindi, per dire una certa tipologia di via. Questa via è stata sempre nascosta, però i ricchi, coloro che hanno molti soldi, coloro che hanno potere, l'hanno sempre fatta e praticata. Quindi si può tranquillamente andare a usare. Qual è la cosa che ti attira? Qual è la cosa di cui non riesci a fare a meno? Qual è la cosa che hai provato di controllare ma non ci sei riuscita? O non ci sei riuscito? Benissimo. Questo vuol dire che ha una forza, una potenza energetica dentro di te invalicabile. Bene. Siccome è una forza e una potenza molto forte, fortissima, noi la usiamo come un'onda per poterla cavalcare e superare le nostre stesse, no? Le nostre stesse capacità che sembrano normali, le nostre stesse idee e tutto. Questa è la via antica a due, o via del piacere. Ti dice a due, non per forza che sia maschio o femmina. A due alla fine sì, uno dice maschio o femmina, ma a due significa tu e la materia, cioè tu e ciò che ti piace, tu e ciò che ti eccita, tu e la bellezza, tu e la forza, tu e. Se una donna, ma se fare surf in acqua che ti fa venire questa adrenalina, o se gettarti col bungee jumping, ok, bene, cioè quindi è l'usare questa eruzione energetica adrenalinica dentro il sangue per andare a purificare, ad accendere il fuoco nel sangue. Il tutto poi verrà aiutato con delle distillazioni e pratiche particolari, e quindi questo va ad accendere il fuoco interno ermetico in maniera facile, in maniera veloce per chi ha coraggio di farlo, cosa che per esempio l'altra via dice andate calmi e con calma. Sono tecniche che, voglio dire, a chi li merita, a chi desidera, sta per partire anche questo, quindi non c'è bisogno di amare nessuno, non c'è bisogno, serve solo che avete passione. Ecco, forse una cosa vorrei dirla,
un nome che possiamo aggiungere è la via della passione. Passio significa sofferenza ed è sbagliato, perché a quel punto passio deve significare una specie di energia che sale su, che viene evocata e poi viene cavalcata. Quindi è la via della passione. Siete passionali in qualcosa? Lasciatevi andare. E vi insegno come, lasciandovi andare, arrivare dove dovete arrivare. Tenete presente che questo non solo illumina la persona, non solo porta a farla sentire bene, non solo fa addirittura svanire anche le malattie, se una persona, cioè specialmente malattie psicologiche, eccetera, eccetera, ma ha la capacità, ha la possibilità di poter indirizzare questa forza che viene evocata dove si vuole, su qualsiasi obiettivo si vuole, perché poi viene direttamente a crearsi all'interno di se stessi e della situazione che, come insegnerò verrà creata, e quindi sarà sistemata. Ora, tutti avete in mente sempre che per essere un iniziato o per illuminarsi e cose varie, o per fare altro, c'è bisogno di una chiesa, di una cripta, di una celletta da soli, cose varie. Io invece vi dico, c'è anche la possibilità di fare questo in una bella camera da letto, piena di cuscini, con dei bei profumi, con delle belle luci, con una bella ragazza se siete maschi, o un bel ragazzo se siete femmine, oppure di altro genere, senza problemi. E questo serve la passione, servono i profumi, serve la bellezza, serve il suono, serve la musica, serve l'arte, serve tutto ciò che può portare a esaltare i 5 sensi, senza vergognarvi. Cosa vi piace? La pasta asciutta? Bene, la useremo. Voglio dire, quindi sappiate questo. E qui ricordatevi che la vergogna e il tabù e il pudore fu creato direttamente per controllare l'essere umano, per precludergli la via, si può dire la via più facile, no? Che è quella della passione. Bene, io ho deciso di donarvela. Magari alcuni di voi si scandalizzeranno, chi se ne frega, voglio dire, andate via. Io parlo alle persone che mi hanno capito, alle persone che non si scandalizzano, alle persone che vogliono godere nella vita, ma nel frattempo andare in alto. Perché la materia deve essere vista in maniera negativa? Non lo è, perché la materia non è altro che l'altra faccia di Dio, non è altro che l'altra faccia dello spirito. Il corpo umano ha lo stesso reale valore, divino valore della mente stessa o del corpo spirituale, identico, nella stessa essenza. Si dice che alcuni scelgono la via del padre, alcuni della madre. La via del padre sarebbe quella del rigore, della concentrazione, dell'andare via dalla materia. La via della madre è quella di incontrare la materia, la madre, amare la materia, vivere nella materia, osservare, usarne il piacere per prepararsi a ciò che viene dopo. Solo la madre dà il piacere, il padre si dice che dà il rigore, ma è anche un modo di dire alla fine, perché in alcune tradizioni è l'inverso, per esempio, no? La madre più rigore, signora della morte, della vita, c'è il padre, il sole che nasce, quindi sta a dire semplicemente che ci sono due possibilità di polarizzazione. Quindi questa strada è per coloro che sentono un ego grandissimo. E questo ego grandissimo cosa sente? Gli piace avere questo e quest'altro e si sentono negativi perché quest'ego grandissimo ci si pensa che deve essere sottomesso? Innanzitutto l'ego grandissimo non può essere sottomesso come se fosse un bue o un toro a colpi di bastone, ma c'è un modo, cioè facendolo godere, facendoli provare piacere. Infatti coloro che conoscono quest'arte, quando c'è un toro molto furioso e non possono farci nulla, prendono una vacca e glielo mettono là, il toro si sfoga, lo prendono e se lo portano via, quello è mansuetissimo. Bene, questo vale per ogni cosa che l'essere umano ha. Quindi il corpo umano è un corpo che è tenuto insieme da un fascio di abitudini. Non puoi rompere le abitudini immediatamente, serve il tempo, altrimenti il corpo stesso si spezza, va bene? Va in crisi, entra in panico. Pensate solamente quando siete abituati durante il giorno, che ne so, durante la vostra vita ad alzarvi una certa ora a fare certe cose e vi viene stravolta questa cosa magari per un giorno, per un mese, è un casino, specialmente quando vengono magari degli ospiti in casa, non siete abituati a certe cose, addirittura vi bloccate anche dall'andare in bagno, no? E c'è un'altra cosa molto importante, in questa strada, che è la via 2, che non è, ripeto, solo la via di coppia, ma io e l'esperienza che ho, io e la materia che mi dà esperienza, che quindi è una cosa generale, completa, quindi potete farla anche da soli, c'è quella per la prima volta dare alle persone, citiamo comuni nel senso che non si sono interessati di tutto ciò, delle tecniche che di solito sono sempre state tenute nascoste o
o, diciamo, o segrete o date negli altri gradi. Perché faccio questo? Perché il tempo, è inutile stare lì no, voglio dire, a tergiversare, cioè il tempo è il tempo. Ve lo ripeto, voi avete dentro di voi una possibilità, una grande forza che è il piacere. Non ve ne vergognate, accoglietelo, accoglietelo a braccia aperte e noterete che con questa strada, che andandovi a sciogliere voi granello di sale in questo mare, voi non solo manterrete la vostra consapevolezza, quindi non è che c'è scioglimento, ma godrete di quello per cui siete venuti qui, perché voi siete venuti qui per avere esperienza, per provare piacere, per godere la materia, per godervi una bella pizza, per godervi la notte stellata, per godervi una bella ragazza, un bell'uomo, una bella, non so, insomma, tutto quello che è possibile poter immaginare. L'importante è che sia fatto con quell'intendimento giusto e che è quello che deve essere dato ed insegnato. Se fatto in quella maniera, come io scrissi già a 16 anni, potrete usare ciò che vi fa cadere per farvi arrivare. Arrivederci a tutti, un saluto da qua, è diventato buio, ho cominciato ad accendere la luce, spero che abbiate recepito il messaggio. Un abbraccio a voi.